Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia e sono la persona che ti insegnerà ad investire i tuoi soldi se vorrai utilizzando il value investing. Oggi vi voglio parlare di una caratteristica molto importante del value investor, che è quella della pazienza. Ebbene sì, il value investor ha tanta pazienza e la maggior parte del tempo fa esattamente quello che sto facendo io in questo momento. Non fa esattamente nulla. O meglio, non fa nulla di operativo per comprare o vendere, quindi fa altre attività. Ma avere pazienza e non fare nulla non è una cosa semplice. Vediamo per esempio i due casi in cui potremmo trovarci. Uno, il caso in cui abbiamo messo da parte un po' di soldini. Vi ricordo che non serve mettere da parte grandi capitali, ma si può cominciare a investire utilizzando il Value Investor anche con 500 euro, quindi non servono grandi capitali. Ok, quindi abbiamo dei soldi messi da parte oppure abbiamo venduto in un ciclo precedente facendo un profitto e abbiamo liquidità nel conto. Ebbene, le tentazioni quali sono? Che sono anche quelle che ho vissuto io quando mi sono trovato nella necessità e nella volontà di investire dei soldi, ovvero i soldi nel conto corrente non fruttano, bisogna investire perché se non investi non realizzi profitto. Ok? Questa è una cosa, quindi ti mette una grande energia e una grande spinta per investire i tuoi soldi. Il secondo caso o la seconda motivazione potrebbe essere questa, che è valida anche in questo periodo, per esempio, l'inflazione ti mangia i soldi e i costi bancari fanno anche loro la loro parte. Anche questo è vero, però sia nel primo caso che nel secondo dobbiamo ricordarci che la cosa peggiore è fare un investimento sbagliato e perdere i soldi. Quindi meglio tenerli nel conto corrente e investirli nel momento opportuno che non investirli male. Ecco. Quindi questo perché? Perché il value investor compra quando gli altri vendono, quando il mercato va giù lui compra, l'abbiamo visto anche nei video precedenti. Ok, vediamo un altro caso in cui la pazienza è una caratteristica fondamentale. Quando hai investito i tuoi soldi e hai comprato le azioni delle aziende che ti interessano, a quel punto quale potrebbe essere la tentazione di fare qualcosa? Potrebbe essere la tentazione, per esempio, di vendere troppo presto, perché il prezzo è andato oltre il valore, tu sei già in una situazione di profitto e vorresti vendere per realizzare quel profitto. È bene invece aspettare che il ciclo si completi e di vendere al momento più propizio. Questa è una tentazione. La seconda tentazione potrebbe essere quella di, supponiamo come in questo momento di euforia di mercato, i prezzi salgono sempre, di comprare ancora, ma compri ad un prezzo sbagliato e quindi non realizzi il profitto che avresti potuto realizzare non facendo quell'investimento in quel momento e comprando invece quando i prezzi erano più bassi. Anche qui la pazienza è un punto principale, come Warren Buffett dice, il value investor è una persona che la maggior parte del tempo non fa nulla. Non fa nulla non è vero perché si informa, quel tempo lo useremo per studiare quelle 3, 4, massimo 5 aziende che ci possono interessare per investire, non ne servono di più e lo utilizzeremo per capire bene queste aziende e per entrare nel mercato quando questo serve. Quindi la pazienza e l'ozio è una caratteristica molto importante del value investor, che tra l'altro si sposa anche molto bene col fatto che noi piccoli investitori siamo persone che abbiamo anche altre attività e che quindi non abbiamo tutto il tempo a disposizione per stare davanti a un computer a fare del trading come molti altri fanno, ma possiamo con il value investing prenderci il nostro tempo e decidere quando comprare, quando vendere in momenti molto particolari. Con questo io ti saluto,
Ti invito a scrivere i tuoi commenti, a darmi dei feedback che sono molto utili e interessanti, e ci vediamo alla prossima occasione.